tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi continuano i segni zodiacali e siamo arrivati al segno dei gemelli. Anche questo fatta tutta in cotone. Io ho scelto questi due colori, giallo e verde, perché volevo dare un bel contrasto. Come sempre i dietro sono tutti lisci, cioè senza il disegno, ma se voi lo volete fare con il disegno siete liberi di farlo. Io giusto per una questione, siccome sono tanti i segni che devo fare, allora non volevo stare a farlo sia avanti che dietro, l'ho fatto solo nella parte davanti. Vi lascio all'elenco del materiale e al tutorial, ma prima vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e se il progetto vi può piacere lasciate anche un pollice in su. Quello di cui quindi avremo bisogno, come sempre, saranno due colori. Appunto, io adesso per la presina dei gemelli ho scelto questi due colori, il giallo e il verde. Poi l'uncinetto da 2,5. Poi ci serviranno le nostre forbici, ago e qualche marcapunti, come sempre per tenere ferme le due parti della presina. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare. Come sempre ho avviato le mie 31 catenelle, ok? Che tanto è per tutte le presine, cioè per tutti i segni sarà così. Quindi 31 catenelle, la prima ci serve solo per alzare lavoro e girare, dalla seconda catenella dall'uncinetto iniziamo a fare tutto il ritorno a maglia bassa. Quindi andiamo a fare 30 maglie basse e queste 30 maglie basse lo andiamo a fare per un totale di 5 giri. Quindi questo che stiamo facendo è già il primo giro, ok? Poi andremo a fare altri 4 giri di 30 maglie basse, quindi è solo di andata e ritorno. Come sempre alla fine del giro, ok? Quando arriviamo alla fine del giro, per girare il lavoro facciamo una catenella. Catenella, giriamo il lavoro e rifacciamo le 30 maglie basse. Ok, quindi andiamo avanti così, facciamo i nostri 5 giri e poi iniziamo con il disegno. Ho finito i miei 5 giri di maglie basse, ok, adesso per il sesto giro che iniziamo la lavorazione andiamo ad agganciarci poi con il nuovo colore. Quindi sesto giro, come sempre una catenella, giriamo il lavoro e iniziamo con il giallo a fare 5 maglie basse. 3, 4 e 5. Quindi prendiamo il secondo colore, lasciamo la codina un pochino lunga, in modo che se poi dobbiamo andarla a fermare almeno lo fermiamo bene. Agganciamo il verde. Vi rifaccio rivedere per chi magari non ha seguito le altre presine il cambio colore. La tecnica con cui sto utilizzando è praticamente fare tutta la maglia del colore, quindi dovevamo fare 5 maglie basse, abbiamo fatto 5 maglie basse. Per cambiare il colore prendiamo la costina, questa qua in orizzontale davanti a noi, più la costina che si è formata sotto, vedete la V, la costina più a sinistra, in questa qua in verticale. Quindi passiamo l'uncinetto qua e ci passiamo, ok, il secondo colore. Quindi il filo del giallo lo tiriamo, ok, vedete? Io vado a tirare il filo del giallo e il giallo mi rimane incastrato, non si muove più. E quindi vado a lavorare le mie maglie normalmente. Portiamoci dietro sempre il giallo e la codina del verde. Quindi con il verde adesso andiamo a fare 4 maglie basse. 2, 3 e 4. Ok, adesso la codina del verde lo lasciamo qua, ricambiamo il colore con il giallino, ok, e il verde lo lasciamo pure qua. Adesso vi faccio attaccare con un secondo colore, cioè con il secondo colore, diciamo col verde, vi faccio fare questa parte
con questo filo, e qui poi andremo a fare la seconda parte, vi faccio attaccare con un nuovo filo, perché allora volevo farvelo passare con lo stesso filo, farvi passare da una parte all'altra, così avevamo solo 2 fili con cui lavorare anziché 3. Però siccome io ho scelto comunque 2 colori molto diversi, cioè molto, uno chiaro e l'altro molto scuro, se vado a passare il verde per tutta la lavorazione del giallo, che adesso devo andare a fare col giallo 12 maglie basse, e mi devo andare a passare il verde per portarmelo da questa parte, rimane qua la riga verde che comunque si vede, ok? E non mi piace, quindi non mi va, cioè preferisco attaccare un altro, sempre, cioè sempre il verde, però l'altro filato di qua, ok? E lavorare con 3 fili. Se voi avete scelto 2 colori invece che non sono proprio così molto chiari e scuri, ok? Che sono comunque, che si può nascondere, potete benissimo portarvi il verde avanti e indietro nelle lavorazioni. Io ad esempio quando ho fatto l'altra, che lo sfondo è verde e il disegno dei gemelli invece è questo giallino, il giallino me lo sono passato da una parte all'altra, perché comunque era molto più chiaro e quindi si vede di meno. Invece con questo giallino appunto così chiaro e il verde che poi si vedono ste righe del filo che passa da una parte all'altra, non mi piace. Ok? Quindi vedete voi in base ai colori che avete scelto se passarvi lo stesso filo e quindi lavorare con 2 fili oppure attaccare il terzo filo del secondo colore. Quindi io lascio il verde quindi tutto qua, ok? E vado col giallino a fare 12 maglie basse. Quindi faccio di nuovo il cambio colore e in questo caso, vedete, mi riprendo di nuovo un filo nuovo, sempre verde ma nuovo. Quindi mi attacco, ok, il giallo lo possiamo anche tirare e di nuovo qua col verde andiamo a lavorare le 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Quindi cambio di nuovo il colore con il giallino, il verde adesso lascio tutto qua, ok? Quindi tiro il verde e lascio tutto qua e mi finisco il giro con le 5 maglie basse gialle. Adesso per il giro 7 faccio una catenella, giro il lavoro e col giallino vado a fare 7 maglie basse. Ok, cambio il colore, quindi prendo il verde qua, ok, la codina la lasciamo pure qua, tiro il giallo, ok, con il verde vado a lavorare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. Cambio di nuovo il colore con il giallo e il verde adesso me lo lascio qua, quindi con il giallo vado a lavorare 10 maglie basse, quindi cambio di nuovo il colore e vado a prendere il verde, ok, che è qua, quindi tiro il giallo, con il verde vado a fare di nuovo le 3 maglie basse, ricordiamoci la prima è questa qua gialla, non ce la dimentichiamo. Quindi vedete ho passato, passo proprio il filo, cioè prendo il filo, lo faccio andare sopra, io l'uncinetto lo metto sotto così lo vado anche un po' a fermare, quindi 1, 2 e 3. Ok, cambio di nuovo il colore e vado a finire il giro con il giallino con le ultime 7 maglie che mi restano da fare. Adesso per l'ottavo giro vado a fare sempre una catenella, giro il lavoro e vado a lavorare 8 maglie basse con il giallo, cambio il colore, ok, mi vado a mettere con il verde. Adesso con il verde qua io già ho tutto intrecciato i fili, però non mi preoccupo, li sistemo poi dopo, mi tiro giusto quello che mi serve, quindi vado avanti così. Con il verde andiamo a lavorare 14 maglie basse, quindi fatte le 14 maglie basse,
andiamo di nuovo a cambiare il colore con il giallino e a fare le altre 8 maglie basse che ci restano. Vedete che il filo che ho attaccato, il secondo filo, l'ho lasciato qua perché dopo me lo vado a riprendere dopo, quindi non vi preoccupate, è tutto normale. Non me lo sono dimenticato, ok? Quindi adesso per il giro 9 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e con il giallo andiamo a lavorare 10 maglie basse. Quindi cambiamo il colore e adesso andiamo a prendere questo filo qua davanti, ok? Perché dietro, vedete, cioè se anche voi avete attaccato l'altro filo, da questa parte abbiamo già questo, quindi non andiamo a prenderci questo, ma questo qua davanti perché lo dobbiamo riportare su questo lato di qua. Quindi prendo il verde, ok? Adesso con il verde vado a lavorare 10 maglie basse. Quindi adesso ricambio di nuovo il colore, vado a prendere, ok, il giallo, il verde lo lascio pure lì e mi vado a finire il giro facendo le ultime 10 maglie basse. Per il giro 10 andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro e con il giallo andiamo a lavorare 11 maglie basse. Quindi cambiamo il colore, prendiamo il verde, vedete, ed è quello che mi sono passata prima, ok. Adesso con il verde andiamo a lavorare 2 maglie basse, una e 2. Cambiamo di nuovo il colore, quindi prendo di nuovo il giallino, il verde lo lascio pure lì, Con il giallo andiamo a fare 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. Adesso cambiamo colore e riprendiamo il verde. Il verde andiamo a riprendere questo qua che praticamente era fermo qua, ok, dal giri precedenti, e ce lo andiamo a portare qua sopra. E non vi preoccupate se c'è praticamente adesso questo filo che vi taglia così la presina, cioè che vi passa così. Questa parte qua sarà il retro della presina, ok, quindi non vi preoccupate. Quindi adesso con il verde andiamo a fare di nuovo 2 maglie basse, quindi una e 2, quindi cambiamo di nuovo il colore e con il giallo andiamo a finire di fare le nostre 11 maglie basse. Adesso abbiamo fatto il giro 10, dobbiamo adesso andare a fare questa lavorazione qua di 11 maglie con il giallo, 2 maglie con il verde, 4 maglie con il giallo, 2 maglie con il verde e 11 maglie con il giallo. Dobbiamo andarla a ripetere fino al giro 21. Quindi siamo al giro 10, per altri 11 giri dobbiamo andare a fare questa lavorazione. Quindi ve l'ho fatto vedere adesso il primo, adesso andiamo avanti appunto per 11 giri, arriviamo fino al giro 21 con questa sequenza di lavorazione. 11 maglie gialle, 2 verdi, 4 gialle, 2 verdi, 11 gialle. Ho finito i miei giri, ok? Come vedete sono arrivata al giro 21, ok? Quindi in totale devono essere 12 giri, dal giro 10 al giro 21, 12 giri in totale di questa sequenza. Poi adesso andiamo a fare il giro 22, quindi per il giro 22 facciamo sempre una catenella, giriamo il lavoro e con il giallo andiamo a fare 10 maglie basse. Adesso cambiamo colore con il verde, ok, con il verde andiamo a fare 10 maglie basse, quindi la prima è questa qua giallina, non ce la dimentichiamo. Adesso andiamo di nuovo a cambiare il colore con il giallino, il verde lo possiamo anche lasciare qua,
Quest'altro verde, se anche voi avete attaccato appunto il secondo verde, lasciamolo qua perché poi ci serve solo giusto alla fine per fare questi pezzettini qua, ok? Tanto qua vedete siamo già dalla parte del rovescio perché avevamo già il filo passato da una parte all'altra, quindi qua di nuovo lo riprenderemo da qui e ce lo passiamo per fare quest'ultimo pezzo che verrà fatto sopra. Quindi qua con il giallo adesso andiamo a fare le ultime 10 maglie che ci rimangono per finire il giro. Per il giro 23 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e con il giallo andiamo a fare 8 maglie basse. Adesso cambiamo il colore, quindi prendiamo questo verde qua, ok. Adesso con il verde andiamo a fare 14 maglie basse, quindi qua ce ne sono due di quelle gialle, mettiamo, vedete l'uncinetto come abbiamo fatto prima, l'uncinetto sotto alla maglia, questa qua verde, al filo verde, così lo tiriamo su e ce lo lavoriamo, che lo andiamo un po' a nascondere, quindi 1 e 2, vedete non si vede niente, e poi la terza andiamo a lavorare normalmente, quindi 14 ne dobbiamo fare. Fatte le 14 maglie con il verde, cambiamo di nuovo il colore con il giallo, il verde lo possiamo anche lasciare qua e andiamo a finire il giro con il giallo, quindi 8 maglie basse. Per il giro 24 quindi facciamo una catenella, giriamo il lavoro e con il giallo andiamo subito a lavorare 7 maglie basse. Cambiamo il colore, con il verde adesso andiamo a lavorare 3 maglie basse, quindi la prima è questa qua gialla, quindi 1 2 e 3. Cambiamo di nuovo il colore, quindi prendiamo il giallo e con il giallo, il verde questo qua adesso lo lasciamo qui, non ce lo portiamo dietro, lasciamolo pure qua. Adesso con il giallo andiamo a lavorare 10 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il verde che avevamo lasciato qui in sospeso, ok? Quindi ce lo agganciamo, vedete, quindi ci sono le due parti appunto del filo che passano da una parte all'altra, ma abbiamo detto che questa sarà la parte del rovescio, quindi non importa se anche si vede così, Quindi adesso con il verde facciamo 3 maglie basse, quindi 1 2 e 3. Cambiamo di nuovo il colore con il giallo, il verde lo lasciamo pure qua e andiamo a finire il giro con il giallo facendo 7 maglie basse. Nel giro 25, che è anche l'ultimo del disegno, ok, dei gemelli, andiamo a fare 5 maglie basse, quindi 1 2 3 4 e 5. Cambiamo il colore, quindi prendiamo il verde, ok. Qua abbiamo 2 maglie gialle da lavorare, quindi con il verde lavoriamo 4 maglie basse. Come sempre mettiamo l'uncinetto sotto al filo verde in modo da nasconderlo, quindi 1 2 3 e 4. Quindi cambiamo di nuovo il colore. Allora questo verde lo possiamo staccare perché con questo abbiamo finito, quindi facciamolo un po' lungo in modo da poterlo poi fermare bene, ok. Quindi con il giallo adesso andiamo a lavorare 12 maglie basse, quindi cambiamo colore con il verde, ok. Con il verde andiamo a lavorare 4 maglie basse, 1 2 3 e 4. Quindi possiamo cambiare il colore per l'ultima volta, ok, staccare anche questo verde che abbiamo finito anche con questo e finire
il nostro giro. Allora, il verde lo lasciamo pure qua, ok. Quindi finiamo il giro con le 5 maglie basse che ci restano. Quindi adesso il giro del disegno, cioè praticamente i giri del disegno l'abbiamo finito. Adesso ci restano solo da fare i 5 giri di maglie basse, appunto, che facciamo sempre dall'inizio e alla fine. Ok? Quindi adesso andiamo avanti con, è inutile che ve li faccio vedere, tanto sono solo giri di andata e ritorno, sempre a maglia bassa, per 5 giri, quindi arriviamo al giro 30. Ok? Poi, fatto il giro 30, andiamo a fare tutto il contorno della presina. Ho finito i miei 5 giri, come vedete, delle maglie basse gialle, ok? Quindi questa qua è la parte dietro, perché vediamo che qua ci sono i 2 fili, ok? Allora, qua delle fine pure del lavoro del verde e ci siamo, quindi questi poi dopo ce li sistemiamo. E da quest'altra parte invece abbiamo i fili, questi qua dell'inizio del lavoro. Questi qua semplicemente prendiamo, ok, il nostro ago e li passiamo nella parte dietro, ci andiamo a mettere già dove c'è il verde, ad esempio qua dove c'è già questa maglia fatta, ok? Quindi andiamo semplicemente, vedete, a passare il filo dietro. Quindi una volta poi che siamo qua dietro ce lo andiamo a fermare, ok? Quindi facciamo così poi anche con gli altri fili e con l'altro filo del verde, questo qua, ok? La cosa invece che vi volevo far vedere era, perché qua abbiamo finito, ok, 5 giri così e siamo dalla parte del rovescio, ok? Quindi per andare a fare tutto il giro del contorno facciamo così: una catenella, giriamo il lavoro e iniziamo da qui a farci tutto il nostro giro di maglie basse, ok? Magari se vogliamo ci mettiamo un marcapunti nella prima maglia che abbiamo lavorato, ok? E quindi iniziamo, cioè facciamo tutto il nostro giro. Anziché nelle altre presine fatti i giri e tutto quanto, finivamo praticamente qua, quindi il giro poi lo iniziavamo da qui e ritornavamo qua. In questo caso, siccome abbiamo un retro da rispettare, ok, che è questo, facciamo solo la catenella e ci giriamo il lavoro e quindi iniziamo da qua, ed è la stessa cosa. Iniziamo da qua, ci facciamo tutto il giro e ritorniamo qua. Ok? Le maglie di tutto il contorno che dobbiamo fare per la presina sono 120 più una maglia, la 121esima, che è quella della chiusura invisibile. Ok, quindi in totale devono essere 121 maglie. Io ripeto, se voi ne volete fare di più, di meno, dipende quante ne volete fare, perché io qui agli angoli ne faccio 2 per ogni angolo, ok? Quindi 2, 2, 2, 2. Se voi ne volete fare 3 perché vi piace di più, perché vi sembra più bellina, cioè che rimane meglio, ne fate 3. Però l'importante è che ve le contate in modo da avere, che ne so, 150 maglie qua e 150 maglie anche nella parte poi dietro, ok? In modo che si combaciano, che non fate 120 da una parte e 150 dall'altra, perché poi non vi ritrovate, ok? Quindi facciamoci appunto tutto il giro del contorno, fate anche voi appunto con le vostre maglie preferite, contatele e poi ci vediamo per la chiusura. Ho finito tutto il giro del contorno della presina e poi l'ho praticamente fermata con la presina dietro, ok? Quindi mettiamo il rovescio con rovescio, ok? E le uniamo. Le ho tenute così ferme in modo da più o meno appunto tenerle ferme e vedere più che altro il centro per iniziare a fare il cappietto. Qui nel centro mi sono presa una delle maglie qui del lato, ok? Una delle due, quindi con anche più o meno quella del dietro, le ho attaccate, poi ho contato 15 maglie basse, nella 16ª ho messo il marker,
per fare la metà del centro più o meno, per fare il cappietto. Come vedete più o meno è a metà della presina, e quindi ho contato altre 15 maglie da questa parte, e quindi me la sono di nuovo fermata con un altro marker. Dopodiché ho attaccato questi altri due qua sotto. Quindi si inizia subito da qua, dal centro, a fare il cappietto. Io, come ho fatto già con le altre, lo vado a fare, la chiusura la vado a fare con il colore del disegno, ok? Perché questa appunto la faccio con il verde, perché c'è anche il verde dietro, e invece questa qua, che era il disegno giallo, vedete, ho fatto la chiusura con il giallo e dietro era il giallo. Ok, quindi è una cosa che faccio io, poi voi vedete come volete farla, non è che dovete per forza farle come le faccio io. Allora, iniziamo subito qua col cappietto. Ok, attacchiamo, togliamo anche il marker e facciamo 15 catenelle. Fatte le 15 catenelle, rientriamo qua dove abbiamo iniziato e facciamo una maglia bassissima per chiudere il cappietto. Quindi da qui ci spostiamo il cappietto verso sinistra, andiamo a fare una catenella e poi prendiamo tutta la maglia della prima presina con tutta la maglia della seconda presina e andiamo a fare il punto gambero. Quindi tiriamo fuori il filo e chiudiamo tutta la maglia di una, tutta la maglia dell'altra, portiamo il filo in avanti e chiudiamo. Ok, quindi come chiusura, appunto, come ho già detto anche per le altre, faccio sempre il punto gambero, perché siccome non so voi quante maglie di chiusura fate, è inutile che vada a fare tipo una chiusura a ventaglietti che io mi calcolo per le mie 121 maglie e poi voi magari ne avete 130, quindi il ventaglietto poi magari non vi viene. Quindi appunto ho scelto di fare una chiusura così punto gambero, così non ci sono da contare le maglie, qualsiasi sia il numero delle maglie che uno ha, almeno non ci si può sbagliare, ok? Cioè la chiusura è fatta. Poi se voi la volete fare comunque con il ventaglietto, con un altro tipo di chiusura, contatevi voi le maglie che avete e fatevi il calcolo per fare tipo un ventaglietto, tipo non so, una chiusura un po' più particolare, in cui c'è bisogno di avere magari le maglie pari o le maglie dispari, quindi vedete voi. Ok, quindi finiamo così tutto con il punto gambero. Ed eccola qua, la presina finita. Ho finito appunto tutto il mio contorno, ok, del punto gambero. Arrivata poi di nuovo qua dentro nel cappietto, ho fatto le 20 maglie basse. E quindi, ok, eccoli qua. Il dietro appunto sono diversi, come già vi avevo fatto vedere. Ok, e sono appunto molto carine, molto veloci comunque anche da fare, perché se il disegno si fa solo nella parte davanti, che dietro si fa tutto, tutto liscio senza il disegno, diciamo che sono anche abbastanza veloci. Dove ci si può perdere un pochino più di tempo, ma perché bisogna fare un attimo di attenzione, è proprio quando si fa il disegno. Ok, io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video, e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo segno zodiacale. Ciao!